Benvenuti su Avoccarmi. Oggi parleremo di un network di strutture penitenziarie poco conosciute, gli Empires Light Conversion Centers. Prima ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così da restare al passo con le ultime novità di Star Citizen. Gli Empires Light Conversion Centers furono una larga rete di carceri costruiti su Charon III dai Massers. I cantieri vennero aperti sotto il regno dell'imperatrice Livia Masser III. Queste strutture di massima sicurezza erano considerate le più sicure in tutto l'impero unito della Terra, UEE, e soggiorno dei dissidenti politici del regime Masser. Dopo la caduta della dinastia Masser, avvenuta nel 2792, il Consiglio dei governatori dell'Impero Unito della Terra di Charon III ordinò la chiusura delle prigioni, oltre che la resa pubblica delle atrocità precedentemente cadute nel dimenticatoio, commesse dal precedente governo nei confronti dei prigionieri. Nei successivi tumulti nati da queste rivelazioni, Charon III votò la rinuncia al riconoscimento da parte della UEE. Subito dopo l'ascesa al trono dell'imperatrice Livia Masser III nel 2628, ella presentò al Senato il piano di costruzione per una prigione di massima sicurezza sotto l'esclusiva giurisdizione dell'imperatrice, nella scarsamente popolata stato di Dellin su Charon III. Il progetto avrebbe dato il via all'economia al momento in ginocchio, offrendo così nuovi posti di lavoro e un afflusso consistente di fondi governativi. Il Senato concesse l'approvazione quasi all'unanimità. La prima prigione fu completata nel 2630, inoculando abbastanza denaro nell'economia di Charon III da innescare un brusco boom economico per la popolazione. Quando l'imperatore Khorsen Messer V salì al trono nel 2643, la colonia, un tempo rurale di Dellin, era diventata un polo commerciale urbanizzato dipendente dalla prigione di Livia. Khorsen ordinò la costruzione di altre strutture su Dellin e nella vicina Acheron, dopo un incontro con il concilio dei governatori di Charon III tenutosi nel 2644. La più grande di esse, Orville, diventò il centro di smistamento centrale di tutti i nuovi prigionieri. Il collettivo penitenziario venne ribattezzato Empires Light Conversion Centers, ELCC. Durante questo fiorente periodo l'economia di Charon III crebbe a dismisura. Nel 2670 Khorsen inviò un decreto al Senato ordinando il riconoscimento e l'annessione di Charon III. Il precedente rappresentante di Dellin, Gwen Kutzkai, prestò giuramento come primo senatore del pianeta riconoscendolo con un nuovo nome, Aros. La maggior parte dei prigionieri erano dissidenti politici. Erano inclusi anche disertori dell'esercito, simpatizzanti dell'impero Xi'an, giornalisti, manifestanti, rappresentanti di piccole comunità, agitatori violenti e persino politici. Chiunque parlasse o agisse contro i decreti del governo Messer rischiava l'incarceramento presso Aros. Non era necessario ricevere una sentenza da un tribunale. Il solo arresto per crimini politici era un biglietto di sola andata per Orville, apparentemente per attendere un processo equo. Molti morirono lì, in attesa di udienze mai concesse. I contatti con il mondo esterno erano vietati. I prigionieri venivano impiegati per la produzione di componenti per l'apparato militare dell'impero o per la creazione di beni a basso costo per i programmi di welfare pubblico. I loro pasti erano insipidi, ma nutrizionalmente completi, e l'assistenza medica era a disposizione di coloro che si ammalavano in modo che potessero continuare a lavorare fino alla morte di vecchiaia o di stanchezza. Quando Astrid Messer VII divenne imperatrice nel 2697, gli standard di vita del LCC, già molto scarni, precipitarono drammaticamente. I fondi destinati ai prigionieri furono reindirizzati per lo sforzo bellico. Malnutrizione, deidratazione, sforzo eccessivo e malattie divennero ben presto le principali cause di morte. Sotto l'impero di Samuel Messer VIII, che spodestò Astrid nel 2701, un nuovo decreto fissò nuovi limiti per l'internamento dei prigionieri, predisponendo l'eliminazione dei prigionieri anziani per far posto a nuovi carcerati. I morti vennero smaltiti in fosse comuni nel deserto di Dellin. Iniziarono a giungere alla popolazione di Aros indiscrezioni in merito alle deplorevoli condizioni all'interno del LCC, sebbene non sia stato possibile trovare prove concrete. Tutti gli addetti sospettati di essere delle spie rischiavano a loro volta di essere imprigionati.
mentre tutti i manifestanti civili che osavano protestare venivano incarcerati o uccisi al fine di reprimere qualsiasi rimostranza contro le carceri. Nel 2751 i militari iniziarono a testare armi biologiche su alcuni segmenti di popolazione di Orville. I corpi sepolti nel deserto rilasciarono elementi chimici e radiazioni all'interno del già povero terreno, innescando così nuove proteste tra tutta la popolazione di Aros. Sebbene ogni dissenso fosse stato brutalmente soppresso, la frequenza delle proteste aumentarono nei decenni successivi. Non appena si diffuse la notizia della morte di Linton Messer XI nel 2792, il popolo di Aros assaltò le prigioni, liberando i detenuti. La folla arrestò o uccise tutte le guardie che non erano fuggite, facendo poi irruzioni in uffici precedentemente nascosti dall'opinione pubblica, recuperando centinaia di documenti riguardanti atti di tortura, omicidio e altre atrocità condotte da chi dirigeva e controllava le prigioni. I resoconti di prima mano degli ex detenuti furono compilati e inviati ai mass media di tutta la UEE. La senatrice Constance Whitefield di Aros venne arrestata con l'accusa di frode. Nel 1975 il pianeta votò la rinuncia al riconoscimento della UEE e, ripristinando la loro precedente designazione, in Charon III. Persino dopo la definitiva estromissione dei Messer dal potere e con un nuovo governo progressista riformato sotto il retto governo dell'imperatrice Erin Toi, Charon III rifiutò di tornare nell'impero, rammentando la loro partecipazione forzata a crimini contro l'umanità come motivo sufficiente per rimanere permanentemente indipendenti. Infine, il governo rase al suolo le prigioni. Un forte sentimento anti-imperialista nei confronti della UEE resta ormai radicato su Charon III, trovando la sua maggior forza ad Edding. Siamo arrivati alla fine di questa triste storia del Verse. Vi ringraziamo di aver visto il nostro video, invitandovi a visitare il nostro sito internet www.evocarmi.com, dove scoprirete di più sulle nostre attività e obiettivi. Al prossimo video!